Hello. Non traduco proprio tutto, My name is Ray Waddingham, and I'm here to talk with you a little bit about what open dialogue can learn from those of us with lived experience. Mi chiamo Ray Waddingham e sono qui per raccontare che cosa il dialogo aperto può apprendere dall'esperienza vissuta delle persone. I'm going to say a little bit about me, which is qualcosa di me? It's all about me. I've got many hats. Ho diversi cappelli, noi li abbiamo tradotto diverse magliette. I'm a survivor of the mental health system and psychiatry for many, many years. Riuscite a leggere dal fondo, se no... This bit's okay, I think. No, vabbè, traduco. Ho diverse magliette, sono una sopravvissuta al sistema della salute mentale. I have been diagnosed with not everything, but a lot of things. Non mi hanno appioppato proprio tutte le diagnosi, ma un bel po'. Dissociative identity disorder. Disturbo dell'identità dissociativo. Borderline personality disorder. Disturbo borderline di personalità. Post-traumatic stress disorder. Disturbo post-traumatico da stress. Trichotillomania. Tricotillomania. Bipolar. Disturbo bipolare. Schizoaffective disorder. Disturbo schizoaffettivo. And my current diagnosis is just schizophrenia. La mia diagnosi attuale è semplicemente schizofrenia. The joy. Che gioia. I'm also someone who practices in mental health. I'm a lived experience practitioner. I help people who are in crisis. Ma sono anche una persona che lavora nella salute mentale e che porta la mia esperienza personale per aiutare le persone in crisi. I'm a project manager, so I set up projects to support people, children, adults, people in prisons and secure settings. Sono anche un project manager, non l'abbiamo tradotto, insomma una persona che ha messo in piedi dei progetti e li ha gestiti in diversi contesti, con adulti, con bambini. And after all of that, I'm also an open dialogue practitioner. E per finire sono anche un operatore del dialogo aperto. What I want to talk about today is that I've studied, I've read, I've done lots and lots of thinking about working with people in crisis. I've done the training with Marcello and Beppe. Ho studiato tanto, ho letto tanto per imparare a come lavorare con le persone in crisi. Ho fatto per esempio la formazione con Beppe e con me. And I would say the training that I went on, the 3-year course, was essential really to be an open dialogue practitioner. It was essential, it was necessary. That the training was essential to be a practitioner. Il training che ho fatto riguardava essenzialmente il diventare un operatore di dialogo aperto. But actually I've learned the most from my lived experience of distress and madness. Ma comunque io ho imparato molto di più dalla mia personale esperienza di star male, di follia. It's as if the training added a cherry on top of a very rich cake. Il training è stato come la ciliegina sulla torta, di una gran bella torta, che era la mia esperienza. And in this presentation I'd like to talk with you about how that happened. What is my training as a lived experience practitioner? E in questa presentazione di oggi vi dirò un po' come è avvenuta la mia formazione attraverso la mia esperienza vissuta. Vai e viene. È l'organizzazione che ci perseguita, che ci ostacola. I'm going to make the case that it's equal to any professional training, but different. Vorrei sottolineare il fatto che questa formazione, tramite la mia esperienza personale, è uguale, ha lo stesso valore di ogni altro training, ma è diversa. And that it makes an excellent entry point to open dialogue training to be alongside colleagues like Marcello and Beppe.
questa esperienza personale è andata molto d'accordo, è stato un buon punto di partenza per fare la formazione con altri colleghi come noi due. I think it's better. Before that, though, I wanted to respond to the lady that asked about the position of the user in open dialogue. Prima di questo vorrei fornire una breve risposta a chi chiedeva qualcosa sulla posizione, sulla collocazione dell'utente nel dialogo aperto. For the service user, the person in crisis and the family who are in crisis, or the friends or the network, their role is just to be themselves, really. Quando ci si incontra in una situazione di dialogo aperto, la persona in crisi, i familiari, gli operatori, semplicemente ognuno ha da essere se stesso in quel momento. I feel that it's our role as the team to find a way to connect in a way that works. Il compito degli operatori è di trovare il modo di connettere le persone in un modo che funzioni. Many people I work with in England don't have family or a network. They don't have a family. Many people. Sì, anche in Inghilterra molte persone non hanno una famiglia, una grande famiglia, ma hanno una rete di relazioni. And that's the reality in many parts of the world. Yeah, it's not important. We work with the person as they are, whether they're isolated or connected. Lavoriamo con le persone nella situazione in cui sono, sia che siano isolate, sia che siano in connessione con altri. When someone is homeless, we work with them and other homeless people that they're connected with. Per esempio, quando lavoriamo con una persona senza fissa dimora, un homeless, lavoriamo magari insieme a persone che condividono quella sua esperienza con altri homeless. If the person has no one but a cat or a dog, we work with them and their cat and their dog. Se una persona non ha altre relazioni importanti se non con un cane o con un gatto, noi coinvolgiamo il cane e il gatto. Sometimes the work is to help people find community when they don't have it. E a volte il lavoro è proprio quello di aiutare le persone a trovare una piccola comunità quando non ce l'hanno ancora. So, this is on the slide, so you should be okay. I'm not unique. I'm not special. Often people think I'm special, but doing that stops us seeing this history, this legitimate form of training that is lived experience. Leggo per chi non vede. Non sono sola, non sono unica. Se penso questo sarei di ostacolo a riconoscere che la propria esperienza di vita è una legittima forma di formazione. So uninformed by a rich and diverse history of movements and people that have challenged the sources of knowledge, the hierarchies, the expert position, the questions. Sono influenzato da diversi preziosi movimenti che mettono in discussione le tradizionali sorgenti di conoscenza e le gerarchie esistenti. Okay. E tra questi il movimento degli uditori di voci, il supporto tra pari, il movimento dei sopravvissuti, i survivors, che è un termine molto diffuso nel mondo anglosassone, e anche l'ambiente delle ricerche condotte da utenti. But don't we all have lived experience? Is anyone alive? Yeah. Ma non abbiamo tutti un'esperienza vissuta, non siamo forse tutti vivi? Alziamo chi è vivo, alzi la mano. So we all have experience of, well, have you had experience of grief? Avete avuto un'esperienza dolorosa? Loss. Una perdita? Has anyone felt isolated? Qualcuno si è sentito isolato? In love? Innamorato?
we've all been through things. Attraversiamo tutti queste cose. And part of the open dialogue training, our family of origin work was for us to share the things we've been through. E parte della formazione del dialogo aperto è stata quella sulla propria famiglia di origine e condividere queste cose con gli altri. This is what helped to change Marcello and Beppy to me as a colleague instead of Italian psychiatrists. Questo è stato quello che mi ha permesso di cambiare il mio modo di vedere Marcello e Beppe, che non sono più stati psichiatri italiani, ma sono diventati dei colleghi. But, also no. I've got kinds of experience that Marcello and Beppe don't have, and maybe some of you don't have. Ma questo anche non è vero che abbiamo tutti la stessa esperienza. Io ho attraversato delle esperienze che Marcello e Beppe non hanno attraversato. I have had lots of crises, things that get called psychosis and severe mental illness. Ho attraversato delle crisi chiamate psicosi o grave malattia mentale. I have years of experience of treatment, both really helpful treatment and really harmful, detrimental. Ho avuto anni di esperienza di trattamenti, sia trattamenti buoni che hanno funzionato, sia trattamenti dannosi. I've had experiences of coercion, of forced medication, of being held down by a number of men. Ho avuto esperienze di coercizione, di terapia imposta, di iniezioni quando venivo tenuta ferma da un numero di uomini. I live with the knowledge that a psychiatrist's view of me could overrule my view, and that could lead to more hospitalisation and a lack of my human rights. E ho sperimentato il potere degli psichiatri quando una loro parola poteva prolungare il mio ricovero e la perdita di diritti umani. I lost my humanity in the mental health system. I became a schizophrenic, not a human being. Nel sistema psichiatrico mi è accaduto di perdere la mia umanità, sono diventato una schizofrenica, non più un essere umano. I've lived in isolation. I felt powerless. Sono vissuta in isolamento e mi sono sentita senza potere, impotente. So yes, we share human experience, but I've been on the edges, I think. Sì, condividiamo le stesse esperienze umane, ma spesso i confini di queste esperienze. So now I'm going to tell you bits of my human experience that have helped me become a practitioner, just to make the case. E adesso vi racconto qualcosa della mia esperienza che mi ha aiutato a diventare un operatore, un professionista. So the first part is finding myself through community. La prima parte è quella relativa a trovare il me nella comunità, attraverso il noi. When I joined a Hearing Voices peer support group, I was a cardboard cutout of a schizophrenic. Una silhouette. Silhouette, yes, so I wasn't real. Ah, ok. Scusa, se qualcuno vuole contribuire alla traduzione, è very welcome, come si dice. Quando sono entrata in un gruppo di autoaiuto per uditori di voci, io avevo la forma di una schizofrenica. I didn't wash, I shuffled because of the medication, and I looked down, I was very shy. Mi lavavo poco, tremavo grazie alla terapia e tenevo la testa china ed ero molto timida. I wouldn't talk about my voices because I didn't want to talk, I wanted them gone. Non avrei parlato delle mie voci, non volevo parlare delle mie voci, volevo semplicemente che se ne andassero. But also I didn't talk about anything else either. I didn't think that I had anything to say. Ma in realtà non parlavo di un bel niente perché pensavo di non aver niente da dire. But over time, I was accepted by this strange group of people. I became curious and interested in them.
ma un po' alla volta sono stata accettata da questo strano gruppo di persone, il gruppo degli uditori di voce, e ho iniziato a diventare curiosa riguardo a chi fossero gli altri. They became curious in me. It was amazing. Sorprendentemente anche loro hanno mostrato curiosità nei miei confronti. And over a few years, I found ways of making connections with my humans, and they connected with me. E così nel corso degli anni ho trovato dei modi per entrare in connessione con gli altri e gli altri in connessione con me. I found a sense of compassion for one another. E ho trovato un senso di, lei dice compassion, che preferisco tradurre con amorevolezza, perché compassione secondo me distorce un po', fa venire in mente qualcosa di diverso. I found what it was to be a human. I went to karaoke, to the pub. Ah, ok, sì, ho scoperto che l'essere umano può riguardare anche cose tipo andare al pub e cantare col karaoke. And eventually, with their help, I became curious about my own experiences and found the space to hear my own voices with compassion. E alla fine, con queste relazioni, sono diventata curiosa anche riguardo a me stessa, alle mie esperienze, e ho imparato a essere amorevole verso queste. In fact, I think a Hearing Voices group was my first experience of this thing called open dialogue. Il gruppo di uditori di voce è stata la mia prima esperienza di qualcosa che potrei chiamare dialogo aperto. So, what did this teach me that's useful as a practitioner? Quindi che cosa è stato utile per me come operatore da queste esperienze? Well, it's obvious, really. A deep sense of the power of community and being with others. I feel it in my bones, in my heart, not just in my head. Il senso profondo dell'essere, del potere della comunità e dell'essere insieme agli altri, e di sentirlo nelle ossa, non nella testa. And because Hearing Voices groups welcome multiple perspectives, it was an excellent training ground to learn how to be with different beliefs and ideas. E siccome nel gruppo di uditori sono benvenute diverse prospettive, è stato un'ottima base di partenza per considerare benvenuti tutti i punti di vista. And then when I became a facilitator of these groups, I had to invite and encourage diversity in different ideas. E così, quando sono diventata una facilitatrice di un gruppo di uditori, il mio compito è diventato quello di incoraggiare la diversità, di stimolare l'espressione di punti di vista diversi. So the second one, finding depth in my stories. Secondo punto, trovare una profondità nelle mie storie. After years of being a patient in the mental health system, I had a very narrow story. Dopo anni di essere una paziente nel sistema di salute mentale, la mia storia era molto sottile, ristretta, quella fascia lì, con schizofrenica, borderline, grave malata mentale, manipolativa, senza speranza. But I had more than this. Ma io ho più di questo, sono più di questo. Before the schizophrenia years, I had stories too. Anche prima degli anni della schizofrenia avevo una storia. I was a child. Ero una bambina. Used to carry around cushions because I was scared of the world. Che tirava i cuscini perché era spaventata. Li portava dietro. Ah no, you carry. Ah, scusa, grazie. Mi portavo dietro un cuscino come la coperta di Linus, probabilmente, perché ero spaventata di cosa c'era nel mondo. But I was also abused, not by my family, but by people outside of my family, and I lived with that secrecy of abuse.
ma sono stata anche abusata, non all'interno della mia famiglia, ma da persone intorno, e ho portato dentro per tanto tempo il segreto di questo abuso. I believed I was a superhero, Credevo di essere anche un supereroe and I used to get into fights with bullies in the schoolyard. e mi mettevo a combattere con i bulli nel cortile della scuola. I believed I was a monster that lived in a world of monsters. I saw monsters around me. Sono stata anche un mostro, mi sentivo un mostro che pensava di vivere in un mondo di mostri, vedevo mostri intorno a me. And I had this really naive sense of hope that if only kids ruled the world, we wouldn't make such a mess of it as adults. E avevo questa idea romantica, naif, che se i bambini comandassero il mondo tutto sarebbe andato bene. And then there was the schizophrenic years. But after that, what about now? What are my stories now? Well, I'm a survivor activist. E dopo gli anni da schizofrenica, che cosa c'è adesso? Sono un attivista, sono una che parla, I fight for change. che combatte per il cambiamento. I am many. I have many parts, many voices, and I hear these voices all the time. Sono molte cose, sono molte voci. Some people think I'm grounded, like a tree, that I'm rooted and stable. Alcune persone comunque pensano che io sono radicata, che come un albero ho delle radici che mi rendono stabile. Yeah, and I am grounded, but I'm also many other things. Sì, sono radicata, sono stabile, ma sono anche molte altre cose. I'm a mum. This is Thea, my baby. Sono una mamma, quella lì nella foto piccolina è Tea, sua figlia. And now, since her birth, a patient again of the mental health system because I'm a mum with schizophrenia. E adesso sono comunque anche di nuovo una paziente, sono di nuovo parte del sistema, sono una mamma con la schizofrenia. And I'm now navigating a way forward, trying to work out how I can be in this world as a mum, as a voice hearer, as a professional, blah blah blah. E navigo in questo mondo con queste magliette cercando di domandarmi cosa posso essere. Sembra una pianista. Oh, this is just for the slides. I've done lots of words for slides so that if you want it afterwards you can have handouts. Ci ho messo molte parole in queste persone, per cui dopo... After this you can have the slides. Ah sì, poi dopo potete averle, come vi aveva già detto Beppe prima. So what did this teach me, this sense of depth? And what I mean by that is, because I've had so many stories that got squished, I'm really aware that even if someone comes to me with a very flat story, that there's so much depth there. Che cosa ho imparato da questa faccenda del trovare profondità nelle mie storie? Che l'importanza della polifonia, del senso incarnato, lui usa questo termine che nel dialogo aperto ricorre spesso embodied, che anche qua nella traduzione può prestarsi a qualche equivoco, perché incarnato fa venire in mente cose che hanno attinenza con l'area della religione. Incarnato nel senso che è nel corpo, ecco. E quindi la polifonia è mantenere aperto lo spazio per provare emozioni e esperienze contraddittorie anche. Did you do both of those or just the one? We did opposites, but that's fine. And actually, if you just read the other one out. E la seconda cosa che ho imparato da questa ricerca della profondità nelle mie storie è stato la ferma convinzione riguardo alla profondità dei mondi interiori e delle cose esterne delle altre persone, anche se
i mondi possono sembrare piatti, non lo sono. An example of this in my work would be being in a meeting with someone and they say the words, things are going a bit better. Un esempio è trovarsi in un incontro dove una persona dice le cose mi sembra che vadano un pochino meglio And everyone smiles. e a quel punto ognuno sorride. Their friends and partners say, this is great, we're making progress. E gli amici e i compagni di questa persona dicono fantastico, allora facciamo dei passi avanti. The open dialogue team were amazing. Il team di dialogo aperto è fantastico, But I feel this thing in my stomach, this sense of panic. ma io sento nel mio stomaco qualcosa di diverso, un senso di panico. And I say in a reflection to my colleague, this is great, but in my stomach something feels really panicky and I'm wondering, yes, it's brilliant, but are people worrying about something? Is there something here? Ma poi nel momento riflessivo col mio collega che conduce il gruppo io dico ma c'è anche qualcos'altro, io sento nel mio stomaco qualcosa che mi spaventa, c'ho qualche cosa che mi preoccupa, cos'altro c'è? And yes, someone cried. There was fear. E a quel punto magari uno del gruppo si mette a piangere, viene fuori la paura. Because I'm doing well, but not that well. It's mixed. La paura del far bene ma non abbastanza bene. We can all feel that, but as a survivor, I usually feel it first. È una sensazione che possiamo provare tutti ovviamente, ma come persona con questa esperienza, come una sopravvissuta al sistema della psichiatria, magari io l'avverto in anticipo. 3. I became, as a patient, amazing at medicalization. Terzo punto, la colonizzazione dell'esperienza. Come paziente come paziente sono diventata brava a parlare nel linguaggio medico, a medicalizzare la mia esperienza. I could tell you about my delusions, my hallucinations, my lack of affect. Quindi potrei parlarvi dei miei deliri, delle mie allucinazioni, usando questi termini, della mia malattia, della mia mancanza di emotività e così via. It was as if I lost all of my stories from childhood and the aliens and the things that I had when I was at university and came to Marcello, my psychiatrist, and said, your language is very good. I'll go with you. I lost my experience. E facendo questo però perdo la mia esperienza, quelle cose di cui parlavo prima, la mia esperienza da bambina, l'essere traumatizzata, e vado dal mio psichiatra, gli metto un braccio sul collo e dico il tuo linguaggio è buono, usiamo quello. And there's something profound about changing the language, the way that we talk about ourselves, because in changing my language, I lost my identity. C'è qualcosa di profondo nel linguaggio che usiamo per parlare di noi stessi. Se io cambio il mio linguaggio perdo la mia identità. I had to find ways of reclaiming my experience and finding words for it, and I'm still trying. E devo invece prestare attenzione a riprendermi la mia esperienza, a pretendere di avere indietro la mia esperienza e a trovare le parole giuste per esprimerla. So, lessons. Quindi cosa ho imparato da questa serie di cose? I think what this taught me is how important it is to be humble and to never ever allow myself to believe that I know the other. Una cosa importante che ho scoperto è quanto è fondamentale essere umile, di non credere mai che conosco quello che l'altra persona pensa o prova. In altri termini si può dire rispettare l'alterità. And again, this isn't just a head knowledge, this is a true, powerful belief.
non è una conoscenza di testa, è una cosa che c'hai dentro che diventa molto potente. What's interesting is that Open Dialogue have a whole history of literature around this perspective. La cosa interessante del dialogo aperto è che poi ha scoperto una grande letteratura su questo tipo di prospettiva del rispetto dell'alterità. Yet for those of us that have been colonized, it's natural. Per chi ha subito l'esperienza di essere colonizzato dal sapere degli altri è una cosa naturale però. I have an awareness of how the words that I choose, because I have power, can change someone else's story. E quindi c'è la consapevolezza di come la mia scelta delle parole, di usare certe parole piuttosto che altre, può cambiare la descrizione dell'esperienza dell'altro. I have experience of living with and accepting intense emotions and realities and things that have terrified me at one time. Il quarto punto è vivere con e accettare le emozioni intense, molto forti, anche terribili, terrificanti, mie e degli altri. Sometimes they were my emotions, and sometimes it was being with friends or allies in crisis. Quindi qualche volta si tratta delle mie emozioni, altre volte delle emozioni di amici o di persone in crisi con cui sono. And I wasn't a professional, so I didn't have access to medication or easier answers. So I had to learn how to just be with them and sit alongside someone. E siccome io non sono un professionista della salute mentale, non ho la possibilità di usare i farmaci, per esempio, o di trovare altre risposte facili, ho dovuto ingegnarmi per trovare il modo di stare con persone che provavano queste emozioni così forti. So what that gave me was a really heightened sense of awareness of feelings that aren't spoken. Again, it's a bit like, my husband says I can see through walls. Mio marito dice che io ho imparato la capacità di vedere attraverso i muri. I'll explain. He's a mental health nurse, and he's a very nice man, but he will see a plain wall, and I will see cracks or fragments or things. Cioè, mio marito, ottima persona, è un infermiere psichiatrico, ma se lui guarda quel muro, vede un muro bianco, e io vedo invece delle sottili fessure. Which means as a colleague I sometimes go in different directions to my other colleagues. Questo vuol dire che se è un collega possiamo andare in direzioni un po' diverse a volte. And I'm not afraid of really difficult feelings and feel it's important to welcome them. Io non sono spaventata da emozioni difficili, penso che sia il caso di dare sempre il benvenuto a queste emozioni. I've had experience of losing power in different ways, sometimes explicit, so being sectioned or injected, and sometimes implicit, so not being believed, being the person on the ward that no one would talk to because they didn't want her to talk about aliens anymore. Ho avuto diverse esperienze di perdita di potere, sia esplicite che implicite. Esplicite attraverso l'isolamento, il ricovero obbligatorio, l'essere tenuti fermi per subire un'iniezione. Impliciti quando non sono stata creduta, quando sono stata ignorata, quando nessuno voleva parlare con me delle mie esperienze riguardo agli alieni. Poi lì c'è scritto, sentendomi dire che il mio cervello è stato danneggiato da una psicosi tossica, o quando la mia storia è stata riscritta con le parole dei professionisti. That later on was really damaging, obviously, but also untrue. Questa cosa che mi è stato detto a un certo punto, che il mio cervello era stato danneggiato da una psicosi tossica, ha fatto un gran danno, ma sono andata avanti. I will say one extra thing on that. Having been told that my brain was being damaged by the relapses of psychosis, it meant that I felt my very
essence as a human being and my ability to be in the world was being taken away from me, and that was real powerlessness. Un'esperienza veramente di impotenza che ho subito è stato quando mi è stato detto che la ricaduta della psicosi aveva danneggiato il mio cervello. Questo ha compromesso la mia identità come essere umano. So, what are the lessons learned? I feel power imbalances in my body. Che cosa ho imparato su queste ultime cose dette? Di avvertire quando c'è una disparità di potere tra le persone, di avvertirlo nel mio corpo. This has been really useful in the work, both with families and networks, but also in supervision and in training. E questo è veramente utile durante il lavoro, negli incontri con le famiglie, con le reti sociali e anche durante la formazione e nelle supervisioni. Many of the traditional professions have a lot to learn from service users and family members because of our experience of such extreme powerlessness. I professionisti della salute mentale hanno molto da imparare dalle persone con un'esperienza vissuta e dai familiari riguardo a come si sta quando si è in una situazione di perdita di potere, quando ci si sente impotenti. And my team in Kent that I practice with would say that I taught them a lot about these assumptions they make, so that now in supervision, because I'm on maternity leave, I don't go to supervision anymore. They still say, what would Ray say about this if she was here? Il gruppo con cui lavoro nel Kent mi ha ricordato spesso questa capacità di tirare in ballo le situazioni in cui c'è una perdita di potere. E adesso che io non sto andando più alle supervisioni perché sono in maternità, succede che quando si ritrovano loro spesso si domandano: ma cosa direbbe Ray riguardo a questo punto? And this isn't to be nasty, it's to help the dialogue. It's to illuminate things that go unspoken or unnoticed. E questo intervenire per rimarcare le situazioni in cui c'è una differenza di potere non è per farla stronza, è per promuovere un po' di più il dialogo, per far notare delle cose che altrimenti passerebbero inosservate, per fare la saputella forse potrebbe dire. And obviously I've got a strong ethical commitment to being with people and being alongside them rather than doing things to them. E per conseguenza di quello che ho detto ho una dedizione etica all'essere con le persone piuttosto che al fare qualcosa per. And relevant to today, I realise the full weight of any decision that I'm part of to remove someone's rights to hospitalise someone or to use any form of restraint. E una conseguenza di questo impegno etico è valutare pienamente, profondamente il peso di ogni decisione sulla quanto influenzano la libertà e i diritti della persona. And this has really changed the way that my team has practiced, because often there's quite a quick decision to get someone into hospital in England. But with me in the room, in the meeting, there was a very long decision. And we each spent a long time thinking with the family and the person about what to do and how we might go forwards. E questo ha cambiato molto il modo di lavorare del team di cui faccio parte. Prima forse si sarebbe arrivati abbastanza in fretta alla decisione di spedire uno in ospedale, adesso ci prendiamo un sacco di tempo per discutere se il ricovero è la scelta giusta, stiamo a sentire le opinioni di tutti. The person went into hospital and it wasn't helpful. E a volte accade che una persona va in ospedale ma non è utile. But we kept our relationship with them because they could see that we were agonising over it.
Non sono sicuro di aver capito bene, se dico una cazzata. Anche durante il ricovero comunque continuiamo a mantenere il rapporto con la persona e a dimostrare che ci siamo. Perché la decisione era stata agonizing, perché la decisione era stata difficile. Perché quando la decisione del ricovero è stata difficile e magari quindi poteva essere meglio prendere una decisione diversa, chi è che mi aiutava? Loro hanno mantenuto il rapporto. Abbiamo comunque mantenuto il rapporto con la persona, anche durante il ricovero. And we were honest. We said, we don't think this will help, but we can't go home with this on our conscience, that we were very worried. So we were saying, this is our problem, not yours. We can't go home with you here. Because often when we section people say it's they're unwell and they need hospital, in this approach go, actually we can't cope with how overwhelmed you are, so we need you to be in hospital. Un modo, di nuovo se ho capito bene, ormai stavamo avvicinarsi dalla pausa pranzo, è che quando ci troviamo nella decisione difficile di ricoverare una persona, e magari potevamo dire lo facciamo per il tuo bene, perché ne hai bisogno, per proteggerti, invece tendiamo a dire lo facciamo perché non sapremo come cavarcela, perché è una nostra difficoltà che non sappiamo come gestire diversamente. I'm going to be quick now because we need to finish for lunch. Accelero un po' per finire per il pranzo. Oh, quickish. So, what have I missed? Ma che cosa ho perso? Well, obviously, I think that there's many benefits of just having someone who has found their way through madness and despair to be in a supportive team. Ho perso in questo percorso di portare la mia esperienza vissuta per diventare una professionista il vantaggio di essere semplicemente qualcuno, parte di un gruppo che condivide la sua esperienza con gli altri membri del gruppo. In my team, we don't say, I am Ray, the peer. I am Marcello, the psychiatrist. We don't do that. Nel mio team non diciamo io sono Ray, l'esperta per esperienza, io sono Marcello, lo psichiatra. We go, hi, I'm Ray. Hi, I'm Marcello. E diciamo semplicemente il nome. So, the people I work with don't know that I have lived experience and that I'm not a psychologist. E quindi le persone con cui lavoro non sanno che io ho un'esperienza vissuta di disagio. Until I mention something about my own experiences. Fino al momento in cui inizio a dire qualcosa di questa esperienza. Not going, haha, this is my story, it's really exciting, but just little things. Non in una maniera molto teatrale, adesso vi racconto la mia storia che è veramente molto interessante, ma dicendo solo alcune piccole cose. Like, for example, if I can think, I remember when, saying to my colleague, I remember when I was hearing so many voices, it was really hard to be in a room with lots of voices, and I'm wondering how Bob is feeling at the moment. Per esempio, una volta ho detto, mi ricordo com'è difficile stare in una stanza con altre persone quando senti un sacco di voci e mi domando se Bob, cosa che è successa a me, e mi domando se Bob, uno di quelli che erano nella stanza in quel momento, sta avendo un'esperienza simile. For one family whose son had a diagnosis of OCD, in una famiglia in cui il figlio aveva avuto una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo and who wanted CBT, but CBT had never helped them. They wanted CBT, but they'd had it before. Che voleva un trattamento cognitivo comportamentale per il figlio che aveva in realtà già avuto in passato ma non era stato utile, and who were getting really frustrated with this weird group of people that kept coming round and listening to them and talking to each other. E cominciavano a essere un po' frustrati di questi incontri di dialogo aperto in cui c'era un gruppo di
Qui c'era un gruppo di persone che stavano insieme per un sacco di tempo e parlavano. When they realised that I had thoughts and voices telling me to harm people and that I found a way of living with that, everything changed for them, they told us. Ma quando ho detto a questo gruppo, a queste persone, ai familiari del tizio con il disturbo ossessivo che volevano la terapia cognitivo-comportamentale, che io avevo avuto esperienze simili a quella del loro figlio, che sentivo voci, allora il senso dello stare in quel gruppo per quelle persone è cambiato drasticamente. It helped to break down the barriers between the well, the helpers, and the ill, the family. We were all there together as humans. E questo ha aiutato a rompere le barriere tra chi sta bene e chi no e a condividere per tutti l'essere umano. And having lived experience meant that our team was able to work with people who'd had enough of the mental health services and were like, no, we could engage with people who didn't want to be part of services. L'essere una persona con esperienza vissuta di malattia ci ha aiutato a lavorare con persone che non volevano per nulla avere a che fare con un sistema psichiatrico, che rifiutavano totalmente un approccio esclusivamente di professionisti. So, from what I'm saying, you probably think, well, all you need is lived experience and then go ahead and get a job in psychiatry. Ok, a questo punto potreste dire, va bene, allora abbiamo capito, l'unica cosa che serve è avere un'esperienza vissuta, poi trovarsi un lavoro nella psichiatria e andare avanti così. I mean, have you ever gone to someone that's experienced something similar to you and the first thing they've said is, so what you need to do, Marcello, is blah blah blah, and they've been unhelpful? Ma pensateci un po', se vi avvicinate a una persona che ha avuto qualcosa di simile alla vostra esperienza e quello lì vi dice, sì, io che ho avuto la tua esperienza, adesso ti dico cosa devi fare, è utile questo? But I think lived experience can be an amazing form of training, but it's finding ways of learning from it and finding space to learn from it. L'esperienza vissuta è una incredibile forma di training, ma bisogna trovare il modo di ricavarci qualcosa. I've found that there's so many bits of my life that have taught me so much, but I've needed at the centre a supportive, reflective space to think about my story and how it... I've learned to think about my story in lots of different ways and how I might use it. Io ho imparato un sacco da pezzi diversi della mia esperienza, ma quello di cui poi ho avuto bisogno è di trovare uno spazio, un qualcosa al centro che sia uno spazio di riflessione e di supporto. So when I have experiences, I've been able to reflect on them with my peers and wonder what they mean and how I might understand them. E quindi quando ho la possibilità di parlare delle mie esperienze con dei pari e di domandarci ma che cosa vogliono dire, qual è il significato. I'm committed to an ongoing journey of healing and acceptance. It's not just I had experiences 20 years ago and now I'm an expert. I have to live the walk. Questo è comunque un processo che dura, che va avanti. Io non voglio dire ho avuto la mia esperienza di malattia 20 anni fa, adesso ho capito e la utilizzo, ma è un processo, un percorso che va avanti, che è sempre in corso. I've had to really learn to listen to other people's experiences, my peers, in hospital, in forums, people that I agree with, people that I don't agree with. È importante continuare ad ascoltare l'esperienza degli altri che incontro in qualunque ambiente, negli ospedali, fuori, e trovarmi a volte d'accordo e a volte no. I've had to understand what skills I have in being with people in a crisis, with being with friends, understand that they are skills, and what else I need to learn. Again, so it's understanding that I have skills, and knowing what those skills are, but also being open to learning new skills. Un punto importante è capire quali sono le mie abilità, usarle, ma anche capire che ci sono delle altre abilità che devo imparare a usare.
And most importantly, I think, I've had to engage with critical perspectives. E cosa forse più importante ancora, imparare a confrontarsi con altre prospettive critiche rispetto alla mia. By this I mean the history of the survivor movement internationally, about the politics, about power, about lots of different fields, social pressures, etc., etc. I can't think. Because what they've done is help put my experience in context, in a wider context. So I've had to learn about lots of different stuff to put my personal experience as a wider experience. Sintetizzo, imparare a mettere la mia esperienza personale in un contesto più ampio, tenendo conto di quello che dicono gli altri e di quali sono state le loro esperienze, un contesto sociale, politico più ampio. Otherwise I might just be a person who's self-harmed, who has psychosis, blah blah blah. Learning the wider frame helps me to become more of a peer. Imparare a muoversi, far sentirsi in un contesto più ampio, evita che io sia solo una persona che è stata autolesionista, psicotica e null'altro. So I haven't been on a training course to become a peer. Io non ho fatto un corso di formazione per diventare un pari. But I've learnt from lots of different places. Ho imparato in un sacco di luoghi diversi. So we need to be open to the different learning experiences that people with lived experience and family members have. It's not always a cookie cutter training course that we've been on. Dobbiamo riuscire a trovare il modo di imparare dalle diverse esperienze che hanno avuto le persone che hanno attraversato il disagio e i loro familiari. Non dobbiamo confezionare delle formazioni fatte con lo stampino, con quegli stampini con cui si fanno i biscotti, tutti una forma uguale per tutti. We might need to create some more spaces for people to reflect on their lived experience and learn from it. So sometimes we have to create those opportunities. But yeah. Dobbiamo creare degli spazi per parlare delle esperienze vissute dalle persone, per partire dalle loro esperienze personali e parlarne insieme. So as you can see, I believe it's an equal but different form of training. It's an equal but different profession. We often say we're the non-professionals. What does that mean? We have our own history that we should be proud of. A volte facciamo una differenza tra professionisti e non professionisti. Ma cosa cazzo vuol dire traduzione creativa? Cosa vuol dire non professionisti? Tutti abbiamo una nostra esperienza di cui dobbiamo essere orgogliosi. E quindi ci sono percorsi diversi ma ugualmente importanti, ugualmente di valore. So when you create these open dialogue training courses that you're going to do next year, I hope, do leave space and create space for people with lived experience to train alongside you as equals. Quindi se, come io spero, riuscirete a mettere in piedi della formazione sul dialogo aperto nel futuro, lasciate spazio per la partecipazione uguale a tutti di persone con un'esperienza vissuta accanto a persone che hanno un background professionale normale. There are a few more slides, I'm going to ignore them. Ci sono alcune altre diapositive, ma potremmo saltarle. And just say that don't be frightened of us. Don't be frightened of learning from people with lived experience. It will challenge your expertise. But that's exciting, right? That's about learning. Vorrei dirvi, non siate spaventati dal confrontarvi con le esperienze delle persone che hanno vissute quelle esperienze. Può essere una faccenda complicata che mette in crisi le vostre idee, ma è stimolante. Open dialogue is an approach that's based upon the idea of polyphony, multiple voices. And
it will work so much better if we hear voices of survivors, professionals, substance misuse, teachers. If there's many people with many different backgrounds involved, this will work. Il dialogo aperto insiste molto sull'idea, sul concetto della polifonia, e se ci pensiamo funziona meglio se le voci che ascoltiamo sono le voci delle persone che hanno avuto un'esperienza di sofferenza, dei familiari, degli insegnanti, delle persone della comunità, di tutti. But if the polyphony is only this big, between nurses and psychologists and psychiatrists who are all different, but if it's restricted, I think we're missing an opportunity. E se la polifonia invece che utilizziamo è quella ristretta al campo tra psichiatri, psicologi, infermieri, perdiamo un sacco. And as someone said before, I think we need involving from now. E come qualcuno ha detto prima, io credo che il coinvolgimento dei pari debba incominciare da adesso. Thank you so much for bearing with me in the heat. Thank you. Grazie.